Quando hai la febbre perdi l'appetito? Cosa utilizzi per guarire in poco tempo? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere e oggi cerchiamo di analizzare insieme quali rimedi naturali possiamo sfruttare per contrastare la febbre. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Il nostro corpo quotidianamente è colpito da virus e batteri, ma quando non possiede gli anticorpi per contrastarli, ci impiega diversi giorni per crearli. Come fa allora nel frattempo ad impedire che questi prolifichino? La risposta è semplice, con la febbre. Eh sì, la febbre interviene sempre in nostro aiuto, perché sopra i 38-39 gradi centigradi questi agenti patogeni hanno vita difficile. L'aumento della temperatura corporea è un fenomeno di difesa del nostro organismo. È ovvio però che non possiamo permettere che aumenti in modo pericoloso. Solitamente il paracetamolo è la scorciatoia comoda per abbassare la febbre, anche se a volte si tende ad abusare di questo farmaco. Esistono però sistemi non farmacologici che ci permettono di far scendere la temperatura sicuramente meno rapidi ma comunque validi. Proviamo a vedere insieme quelli che risultano essere più efficaci. Uno dei rimedi classici è quello di immergere la persona febbricitante in un bagno relativamente caldo e di aggiungere gradualmente dell'acqua fresca. Ovviamente non si deve esagerare abbassando repentinamente la temperatura. Un altro metodo della nonna è quello di indossare prima di dormire calzini di cotone bagnati e strizzati. Poi sopra quelli un altro paio di calzini di lana per isolare il primo paio. Piuttosto simile è l'utilizzo di un asciugamano immerso in acqua fredda, strizzato ed avvolto intorno alla testa o al collo oppure attorno a polsi e caviglie. Parlando di alimentazione invece, contrariamente a ciò che fanno tante mamme, le quali approfittano del bambino allettato per imbottirlo di cibo, il digiuno in realtà funziona per abbassare la temperatura. È proprio per questo che saggiamente la natura fa perdere appetito ai febbricitanti. Gli eventuali pasti dovrebbero essere costituiti principalmente da frutta ricca di vitamina C, come ad esempio il ribes nero, i kiwi, le fragole, l'ananas e gli agrumi. Anche alcune verdure come i peperoni gialli, cavolo nero e broccoli possono essere d'aiuto. L'importante è assumerli crudi o al massimo cotti al vapore. Esistono anche eccellenti integratori naturali, come la cerola. Si tratta di un frutto piccolo e rosso, poco presente nel nostro paese. Il suo consumo risulterebbe ottimo in caso di stanchezza, stress ed infezioni. All'interno di questo magnifico alimento possiamo trovare una buona quantità di minerali, soprattutto potassio. Il vero potere del frutto risiede però nella quantità di vitamine, in particolare la vitamina C. Per ogni 100 grammi sono presenti più di 1677 mg di vitamina C. Si tratta di una quota di oltre il 2000% della dose raccomandata per gli uomini adulti. Per fare un paragone, in 100 grammi di arance, uno degli alimenti più consumati quando si ha la febbre, il contenuto di vitamina C che troviamo è di appena 53 mg. È cospicua anche la presenza di vitamina A. La concentrazione di questa vitamina al suo interno è pari quasi a quella delle carote. Il frutto contiene inoltre vitamine B1, B2, B3, B5 e B6. Infine vi è anche una discreta presenza di bioflavonoidi e carotenoidi. È molto utilizzata non solo per combattere la febbre, ma anche per prevenire sintomi influenzali e infezioni di vario genere. Stimola le difese immunitarie e può essere utile in caso di astenia e di carenza di vitamine o semplicemente in presenza di stanchezza cronica. Il frutto acerbo possiede un forte potere antiossidante, esercitando un potere benefico sul DNA delle cellule, ridando forza ed energia all'organismo. Secondo alcuni studi, la cerola avrebbe anche la capacità di abbassare i livelli di glucosio nel sangue, aiutando quindi a contrastare il diabete.
Migliorerebbe inoltre i valori del colesterolo buono, quello indicato come HDL, contrastando di conseguenza le malattie cardiovascolari. Il suo utilizzo è molto valido anche per la regolarità ed il benessere intestinale. È molto utile anche per curare l'osteoporosi. La vitamina C infatti sostiene la formazione di collagene, prevenendo dunque la perdita della forza ossea. Altri rimedi naturali per debellare velocemente la febbre sono ovviamente gli agrumi, come ho accennato prima. Quante volte la nostra nonna ci ha fatto una bella spremuta quando avevamo la febbre? L'importante è bere la spremuta appena fatta, non va conservata, altrimenti le sostanze benefiche contenute nel frutto si ossiderebbero e perderebbero efficacia. Ulteriore rimedio molto utilizzato è il brodo di pollo. Il brodo contiene amminoacidi essenziali, è facilmente digeribile e serve a reidratare l'organismo, particolarmente bisognoso di acqua quando si ha la febbre. Ovviamente per non alzare la temperatura corporea andrebbe bevuto tiepido e non bollente. Altro consiglio riguardante l'idratazione quando si ha la febbre può essere bere infusi e decotti fatti di zenzero, menta, origano, timo, sambuco, foglie di lampone o calendula. Si può aggiungere anche qualche goccia di propoli se è di nostro gusto. Un consiglio non molto invitante sotto l'aspetto del gusto, ma molto valido, sarebbe quello di preparare una tisana facendo bollire per circa 10 minuti un limone biologico, o comunque più naturale possibile, con uno spicchio d'aglio non sbucciato. Altro utilizzo dell'aglio potrebbe essere quello di farne bollire qualche spicchio per alcuni minuti nel latte vegetale. Ribadisco, il gusto lascia desiderare, ma è giusto farlo presente in questo elenco di rimedi naturali. Ovviamente tutti questi rimedi sono indicati solitamente per gli adulti e non sono adatti ai neonati. Altro rimedio naturale utilizzato come ricostituente sono un paio di cucchiaini di aceto di mele mescolati con cura per ogni cucchiaio di miele, circa 2 o 3 volte al giorno. Anche quest'ultimo risulta essere davvero una buona soluzione contro la febbre. Hai mai provato qualcuno di questi rimedi? Se ne conosci altri, scrivimeli nei commenti. Dopo aver visto quali possono essere i rimedi da utilizzare, ora vediamo insieme cosa dobbiamo evitare quando abbiamo la febbre. Ovviamente il primo consiglio è quello di evitare alcolici o bevande contenenti caffeina, incluso il tè ovviamente, dato che queste sostanze fanno innalzare la temperatura corporea. Altri alimenti da evitare sono quelli ricchi di zucchero, soprattutto quello bianco raffinato, che è privo di vitamine e sali minerali utili. Anche latte, latticini e derivati vengono sconsigliati, dato che aggraverebbero la produzione di muco e catarro, irritando la gola e i bronchi. Tutto quello che abbiamo visto oggi è certamente efficace per contrastare i sintomi influenzali, ma esistono anche altre sostanze che si potrebbero assumere. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.